Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Questo video ancora una volta riguarda il mondo Kyosho RTR. Quindi un altro esemplare di automodello Kyosho che vi presenterò e vi elencherò le caratteristiche principali e i suoi punti di forza e forse anche qualche punto debole. Quindi ragazzi, di quale macchina sto parlando? Ovviamente di lei, Kyosho Inferno Neo 3.0. Quindi andiamo a vedere l'unboxing e scopriamone le caratteristiche. È l'automodello più venduto della scala 1-8 di Kyosho. Andiamo! Quindi ragazzi, unboxiamo e andiamo a vedere. Eccola qua. Abbiamo quindi l'automodello, la scatola della radio e quindi andiamo a prenderlo. Quindi automodello, manuali di istruzioni e scatola con radio e componentistica. Andiamo a analizzare nel dettaglio ciascun componente. Quindi ragazzi partiamo con il box. Vediamo che cosa c'è dentro la scatola. Abbiamo il radiocomando e una bag con dentro chiave delle gomme, chiave candela, chiave di 10, di 7 e di 5,5 e le fascette per i filtri e le chiavi AL a brugola per lavorare, cominciare a lavorare sulla macchina. Il radiocomando è diverso da quello della MP9 TKI4 V2, ha tutti i trigger analogici, quindi attraverso queste rotelline potrete spostare e regolare le varie funzioni della radio. Quindi abbiamo il trim del gas, chiaramente dello sterzo, abbiamo gli EPA del gas, quindi insomma abbiamo i reverse ovviamente e il tasto di accensione. Quindi insomma per le macchine RTR moderne avere gli EPA è una cosa normale, per noi in passato era un lusso assurdo praticamente. È chiaramente in 2,4 GHz, quindi insomma il radiocomando per cominciare a divertirsi c'è. Andiamo ad analizzare la busta. Come detto, dentro la busta troviamo le chiavi a brugola, la chiave a croce con le misure esagonali di 8, di 10, di 7 e di 5,5, la chiave delle gomme da 17 e il filtro dell'aria con relativa fascetta. Quindi anche qua c'è tutto per cominciare e qui vi do subito il primo consiglio. Questo filtro, se andate fuori strada, sostituitelo immediatamente con il filtro della Kyosho MP10 o MP9. Vi lascio chiaramente tutti i link in descrizione. Andiamo adesso a riporre tutto e apriamo la nostra macchina. Io neanche a dirsi ho scelto la colorazione arancio. Vedete? Adesso levo il nylon dalla scocca. Guardate. L'impatto visivo è decisamente buono. Allora, prima vista vedo chiaramente un grande impatto visivo, una buona familiarità con un vecchio modello che era la plurivittoriosa Kyosho MP7,5, che io tra l'altro ho posseduto, è stata la mia prima Kyosho che ho posseduto, quindi insomma sono abbastanza quasi emozionato insomma nel vedere questi pezzi ancora in vita. E
chiaramente si vede anche visivamente delle grandi pecche per quanto riguarda l'aspetto racing, ma ricordiamoci che questo è un modello entry level e costa veramente veramente poco, e in questa cifra danno tutto. Quindi cosa vedo subito senza toccare neanche la macchina di mancanza? Le barre antirollio. Mancano le barre antirollio che per puro divertimento, come è pensata questa macchina, possono essere anche inutili, ma se uno minimamente si vuole affacciare in pista, penso che sia praticamente obbligatorio montarle. In più vedo che mancano addirittura i grani di fine corsa del drop dei braccetti. Questo credo che veramente si risolva con pochissimi euro barra centesimi di euro, cioè con praticamente il costo di poco più di un caffè o di un cappuccino e una brioche al bar si risolve questo problema, quindi insomma anche questo è abbastanza semplice. Chiaramente le gomme sono in pieno stile bashing, quindi divertimento allo stato puro, ma ripeto, lo scopo di questo modello è assolutamente il divertimento, assolutamente possedere una macchina radiocomandata, provare a fare i primi passi, andare a divertirsi nel campo, di fronte a casa, nel piazzale e quant'altro, magari affacciarsi anche una prima volta in pista, una volta opzionata e upgradata a un capello, e fare le prime esperienze col cacciavite in mano, quindi con le chiavi, e lavorare sopra un modello per capire un po' come funziona. Per quanto riguarda il propulsore, è lo stesso impianto montato sulla MP9 TKI4 RTR. Vedremo dopo se lo scarico è lo stesso, e l'alettone sembra essere il nostro vecchio IFW401, e un'altra pecca, a mio parere abbastanza grave, è che gli ammortizzatori sono in plastica. Quindi ripeto, per tenere bassi i costi questo è quello che hanno fatto, però dal mio punto di vista sarà un piacere per chi è un nuovo modellista cominciare a metterci le mani e fare i suoi piccoli upgrade. Quindi andiamo ad aprire la scocca e vediamolo anche all'interno. Ok, da subito nell'occhio un'altra cosa che va forse poco d'accordo con il buggy scoppio, che la corona del centrale è in plastica. Quindi anche qua, secondo la mia opinione, bisogna sostituirla quanto prima con un acciaio. E anche lo scarico, come vedete, è totalmente diverso da quello della MP9 TKI4 V2 RTR. Questo è uno scarico addirittura scomponibile, è veramente penso qualcosa di pieno divertimento, e quindi così va utilizzata questa macchina. Lo spirito di questa macchina deve essere puro divertimento, possedere una macchina radiocomandata per andare a divertirsi, quindi non è pensata assolutamente per la pista. La scatola ricevente è esattamente la stessa scatola ricevente che avevo sulla mia Kyosho MP7,5 e addirittura anche sul Traghi. Questa era montata sull'STRR Evo, non Evo 2 perché l'Evo 2 aveva già quella davanti, che praticamente mi ha portato alla vittoria di un titolo nazionale. Quindi qui ragazzi avete da divertirvi, avete da modificare, e cosa faremo adesso? Andremo a smontare la macchina, andremo a vedere le parti che possono essere migliorate. Io semplicemente la smonterò pezzo per pezzo e dirò che modifiche si possono fare sulla macchina. Non le farò fisicamente come ho fatto per la MP9 TKI4 V2, in quanto per questo modello non esiste una versione da me modificata, è semplicemente la macchina così come esce e così come vi viene venduta. Non abbiamo nessun tipo di modifica su questa macchina, e quindi ragazzi nei prossimi video state sintonizzati, perché smonteremo blocco per blocco
la macchina saltando chiaramente i blocchi doppi, perché per esempio per quanto riguarda il motore è lo stesso, potete guardare tranquillamente i video fatti per il motore della Kyosho MP9 TKI4 V2 RTR che vi linko qua in alto, e successivamente avrete chiaro anche le modifiche da fare su questa, perché sono praticamente identici. La cosa importante su questo è sostituire lo scarico, almeno con quello della MP9 TKI4 V2 RTR. Quindi ragazzi, Readiset, divertimento assicurato. Abbiamo l'ancoraggio dei bracci alla vecchissima maniera, io ce l'avevo su crono, con i punzoni e il collarino messo dal lato opposto, quindi vedremo anche come ottimizzare questo aspetto su questa macchina. E niente, bene ragazzi, che dire, c'è tanto da lavorare su questa macchina, vedremo nei prossimi video i blocchi di questa macchina, come possono essere ottimizzati con tutti i riferimenti agli articoli che si possono utilizzare per migliorare la macchina. E ripeto, non farò le modifiche io personalmente, ma lo smonterò e analizzerò tutti i pezzi in base al catalogo Kyosho e vi dirò quali sono i pezzi da poter utilizzare per avere un miglioramento della macchina. Quindi ragazzi, rimanete sintonizzati al canale. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, se possedete la Inferno Neo fatemi sapere di che colore ce l'avete, quanto tempo fa l'avete acquistata e quali sono stati i vostri problemi e come vi siete trovati con questo modello entry level di casa Kyosho. Quindi ragazzi, ci vediamo presto, ciao!